Ciao ragazzi, come sempre ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Oggi vi voglio presentare tre nuovissimi accessori dal catalogo di SJC, il produttore francese che grazie alla tecnologia di stampa 3D ci mette sempre a disposizione una serie di accessori che possono essere molto utili all'interno della nostra officina. Qui alla mia destra ho un utilissimo e praticissimo portagomme, fa sempre parte della serie 7, quindi compatibile con già tutti gli altri accessori che abbiamo visto nei video precedenti. E mi raccomando ragazzi, se ne avete perso qualcuno andatevelo a cercare oppure leggete nei commenti, io vi metto il link direttamente al video dedicato. E poi due pratici espositori. Anche questi espositori, e adesso andremo anche a vedere il loro funzionamento, sono compatibili con tutti gli accessori della serie 7 per mettere in bella mostra le vostre vetture, ma diventano anche molto pratici qualora voi doveste andare a fare delle personalizzazioni sulla carrozzeria della vostra vettura. E partiamo subito dal portagomme. Come vedete è una comoda e pratica scatoletta. Reca nella sua parte superiore il bellissimo logo di SJC, anch'esso realizzato con tecnologia di stampa 3D. Vedete già che ha tre colori differenti, infatti ha il bianco, l'arancione e il nero. Questo sta a significare che la stampante è una stampante di tipo professionale, quindi in grado di utilizzare anche la tecnologia 3D con diversi filamenti in contemporanea. E poi abbiamo la scritta Tires ad indicarci appunto che si tratta di una scatola che va a contenere le nostre gomme. E poi abbiamo ancora una scritta Tires by SJC nel lato corto della scatola, mentre la serie 7 è indicata nel lato corto contrapposto alla scritta. Nei due lati lunghi invece non abbiamo praticamente nulla. Sul retro della nostra confezione abbiamo come sempre il pratico aggancio, come vedete qua nei bordi, che ci permetterà appunto di andarlo ad incastrare perfettamente con tutti gli altri accessori della serie 7. Come già avvenuto per tutti gli altri accessori di SJC, anche con questo pratico portagomme tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente far scorrere il suo coperchio superiore. Come possiamo notare è decisamente molto agevole la sua rimozione e andiamo a scoprire il suo interno. Come vedete abbiamo diversi punzoni, ogni punzone può andare a contenere due gomme e poi queste sono chiaramente facilmente rimovibili. Infatti il punzone, che va ad incastrarsi perfettamente nella scatoletta, ci dà comunque la possibilità di poterlo andare a rimuovere. Una volta posizionate le gomme sul nostro punzone andremo poi chiaramente a rimettere lo stesso all'interno della sua confezione. Ma vediamo nel dettaglio, vediamo con delle gomme reali la sua funzionalità. Qui ad esempio ho gomme decisamente diverse. Nella normalità dei casi io dovrei andare a prendere dei piccoli sacchettini e andare poi a posizionare queste gomme un po' così alla rinfusa all'interno della mia valigetta da slot. In questo caso però, grazie a questa pratica scatola portagomme, ho la possibilità di andare a sistemare le gomme suddivise chiaramente per coppie, in modo tale poi di andarle a riabbinare e riutilizzare con la stessa vettura, posizionandole appunto su questi pratici punzoni. Andiamo così a posizionare ad esempio le gomme sul punzone. Come possiamo notare, nella parte alta del punzone stesso c'è un piccolo fermo che mi dà la possibilità di andare a fermare il copertone affinché questo appunto non vada a cadere all'interno della scatola, ma anche magari non so per terra quando io vado a togliere il punzone dalla confezione stessa, però nello stesso tempo mi mantiene libero il copertone. In questo modo non vado a dare nessuna forma, non vado a rischiare di deformare la gomma che ho appena utilizzato e chiaramente vado a posizionare sempre la mia coppia. Una volta posizionata la coppia di gomme mi basterà semplicemente andare a riporre il punzone all'interno della sua confezione e così posso andare a prendere un secondo punzone e andare a riposizionare un'altra coppia di gomme. Andrò così a riempire un po' tutta la mia scatoletta, copertone dopo copertone, non importa anche la dimensione delle gomme, perché chiaramente questa scatola e questi punzoni mi danno la possibilità di andare a inserire gomme anche di diametro diverso. Chiaramente metterò magari le gomme un po' più grosse al centro e quelle un po' più piccole laterali, in modo tale da non farle andare a sfregare contro le pareti laterali della scatola, però avrò la possibilità comunque di andare a stoccare in modo comodo e pratico tutte le mie gomme.
E come possiamo notare, una volta posizionate le gomme sui punzoni, queste possono essere facilmente trasportate all'interno della valigetta, perché richiudendo la scatola ho la sicurezza che queste non vadano a mischiarsi, non vadano eventualmente a toccarsi una con l'altra, quindi nel caso di gomme anche leggermente trattate non vadano ad incollarsi l'una con l'altra, e sono sicuro di riuscire ad avere con me sempre le gomme in perfetto stato, ma soprattutto anche andare a stoccare quelle gomme che ho utilizzato per pochi giri e magari voglio tenere per andare ad utilizzare su delle vetture per eventualmente fare dei giri successivi. All'interno della scatola poi c'è anche un pratico cilindretto. Questo cilindro mi dà la possibilità, chiaramente abbinato con un punzone, di andare eventualmente a trasportare delle gomme in modo assolutamente pratico e comodo, senza la problematica di andarle magari a sporcare. Sì, perché fino adesso magari dovevo andare a trasportare le gomme magari in tasca, oppure anche appoggiandole semplicemente su un tavolo non troppo pulito, ecco che potevano impolverarsi, quindi andare a vanificare magari la pulizia della gomma stessa. Con questa pratica boxina, con questo cilindretto che va a preservarmi proprio la gomma da queste problematiche, io posso andare tranquillamente a mettere le mie gomme in tasca in modo tale da averle sempre con me, e quando le gomme mi servono mi basterà semplicemente premere il cilindretto per fare uscire le mie gomme pronte all'uso. Anche in questo caso un'idea veramente molto semplice ma decisamente geniale da SJC, un'idea che sicuramente viene apprezzata da chi corre e soprattutto è attento ad ogni minimo particolare. E poi, come vi ho detto in apertura del video, abbiamo anche questi due accessori che servono in abbinamento alle basette sempre di produzione SJC di serie 7, o anche in abbinamento alla boîte essenziale, o come la chiamavo anch'io alla scatola magica. Ci danno la possibilità di andare ad esporre la nostra vettura, ma ci servono anche e soprattutto nel caso in cui noi dovessimo fare qualche lavoro particolare sulla carrozzeria della macchina stessa, in modo tale da poter posizionare la nostra vettura con un'angolazione perfetta per tutte le nostre lavorazioni. Direi quindi di andare a vedere nel dettaglio il loro funzionamento. Per farlo utilizzerò un accessorio che abbiamo visto in un video precedente, sempre SJC, sempre della serie 7, la boîte essenziale. È una classica basetta con però un doppio fondo dove poter andare a stoccare tutti i nostri ricambi. Possiamo utilizzarla sia completa con il suo sottofondo, oppure possiamo anche andarla a dividere e usare semplicemente o una o l'altra parte. Il funzionamento chiaramente è molto semplice, perché sapete che tutti gli accessori SJC della serie 7 in questo caso hanno questa piccola scanalatura. Questa scanalatura che troviamo sia da un lato ma anche dall'altro di tutti i nostri accessori servirà appunto per andarsi ad incastrare all'interno di queste due alette che troviamo sia nell'espositore orizzontale e anche nell'espositore verticale. Possiamo dunque posizionare una vettura sulla basetta. In questo caso io utilizzo l'Hypercar della Slot-It per farvi anche vedere quanto è grande questa basetta, quindi la possibilità che voi avete di andare a posizionare vetture anche di generose dimensioni. Vado quindi a fissare la macchina sulla basetta stessa affinché questa non vada a muoversi, e poi mi basterà semplicemente andare a far scorrere il supporto sulla basetta stessa. In questo modo lo faccio scorrere fino, diciamo, circa a una metà della basetta stessa, e poi potrò tranquillamente andare a posizionare la basetta sia in un modo che ad esempio nell'altro. Come vedete abbiamo due inclinazioni differenti, perché la basetta non ha lo stesso angolo, quindi mi dà la possibilità di avere anche un'inclinazione un po' più dolce oppure un'inclinazione decisamente più importante, e con la vettura posizionata in questo modo posso andare ad intervenire sulla carrozzeria eventualmente nel caso in cui dovessi fare qualche piccola lavorazione anche di tipo estetico, come ad esempio, non so, nel caso vada a personalizzare la mia vettura, posso andare ad applicare le decal in tutta sicurezza, perché ho la possibilità di andare a spostare la mia vettura posizionandola sempre in modo tranquillo.
Questo è l'espositore di tipo orizzontale, ma abbiamo detto esiste anche un espositore invece di tipo verticale. Vado quindi a rimuovere il supporto da questa basetta sempre marchiata SJC e andrò a riporre sulla stessa basetta il supporto di tipo verticale. Anche in questo caso mi basterà semplicemente andarlo ad infilare nella sua scanalatura e poi potrò posizionare la vettura verticalmente rispetto al tavolo. Anche in questo caso, a parte l'esposizione che posso avere della vettura, posso andare ad intervenire per gestire dei piccoli lavori di carrozzeria. Anche in questo caso, ad esempio, per le personalizzazioni, dovessi magari dipingere qualche zona particolarmente ostica. Insomma, anche questo espositore verticale risulta essere decisamente utile, decisamente interessante come accessorio per tutti coloro che hanno il piacere di andare a personalizzare la propria vettura. Un altro vantaggio e funzionalità di questo espositore orizzontale, ma anche di quello verticale, è il fatto che se vi piace personalizzare la vostra slot car potrete andarla ad esporla in vetrinetta, semplicemente andando ad unire una basetta della serie 7 con l'espositore e andando poi a posizionare la vostra vettura al suo interno. Come vedete, la vettura personalizzata ha una gradevole inclinazione, il che le permette di essere vista in ogni sua parte. E poi, ragazzi, mettere una vettura personalizzata all'interno magari di tante altre vetture in commercio è sempre una grande e bella soddisfazione. E poi, come già detto, questi due accessori, questi due espositori, sia l'orizzontale che il verticale, sono perfettamente compatibili con tutti gli accessori della serie 7. Infatti anche altri accessori, come ad esempio questa piccolissima basetta decisamente molto essenziale, hanno la possibilità di vedere inserito questo supporto di tipo orizzontale o verticale per posizionare anche in questo caso la nostra vettura inclinata a nostro piacimento. Insomma, questi accessori possono risultare decisamente interessanti, soprattutto per quanto riguarda il trasporto delle gomme, magari già quelle utilizzate che però non vogliamo mischiare con quelle nuove, e poi anche i due espositori che in qualche modo ci agevolano il lavoro di personalizzazione o di messa a punto delle carrozzerie e delle nostre vetture. Personalmente non vedo l'ora di utilizzare questo espositore quando devo andarvi a proporre nuovi video, magari sull'unboxing o sulla preparazione di una qualche vettura, perché sono sicuro che posizionando la vettura in questo modo sicuramente avrete già un colpo d'occhio migliore rispetto ad appoggiarla semplicemente sul tavolo di Slot Car Tech. Ragazzi, come sempre, se avete trovato interessante il contenuto di questo video, mi raccomando, mettete un mi piace e poi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. I commenti sono a vostra disposizione. Se avete qualche domanda o qualche curiosità da chiedermi, mi raccomando, fatelo e io sarò ben felice di rispondervi. Per il momento vi saluto, ma vi do appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.